Buonasera a tutti ragazzi, sono Mtati e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a parlare di un HUD che ci fornirà un sacco di informazioni su Lehman Ultimate. Vedremo insieme come installare e configurare Tiny Pedal. Soprattutto faremo un focus su tutti quegli HD che ho aggiunto e che utilizzo durante le mie gare. Vi mostrerò tutto quanto. Che cos'è Tiny Pedal? Tiny Pedal è un software di terze parti che ci permette di aggiungere degli HUD aggiuntivi, tutte quelle informazioni che sono necessarie e che possono semplificarvi la vita durante appunto le vostre daily, i vostri campionati. Prima di tutto cerchiamo Tiny Pedal su Google. Proprio in questo modo. Clicchiamo sul primo link. Andiamo un po' più in basso e clicchiamo su download. Qui dentro troveremo un sacco di cosine fino a che andiamo su questa sezione e clicchiamo su il link per scaricarlo. Una volta scaricato aprite il file zip e vi basterà trascinare la cartella sul vostro desktop. Apriamo la cartella e apriamo Tiny Pedal. Eccolo qua, con tutte le impostazioni attive. Adesso apriamo il gioco. Prima di scendere in pista è importante andare a fare una modifica a livello grafica. Dobbiamo andare appunto su grafica e assicurarci che la modalità finestra sia su borderless. Se avete schermo intero non funzionerà, quindi mi raccomando, quindi o in modalità finestra o senza bordi, molto importante perché altrimenti non vedrete Tiny Pedal. Adesso, una volta che avete impostato la modalità borderless o in finestra, possiamo scendere in pista. Eccoci in pitlane. Allora, assicuriamoci che innanzitutto funzioni. Clicchiamo su guida. Ok, ci sono tutti gli HUD, non vi spaventate. Allora, iniziamo con calma. Vi faccio vedere la mia configurazione, cosa ho attivato nel pannello appunto di Tiny Pedal, così che vi posso dare un minimo di spunto. Eccola qua. Allora, questa è la mia configurazione che utilizzo per tutte le mie gare su Lehman Ultimate, che sia di campionato, che siano le daily, che siano special events, che siano endurance. Queste sono tutte le informazioni che vedo sempre. Iniziamo con calma. Iniziamo da quelle più semplici. Al centro troviamo la marcia e la velocità. Sotto c'è una barra celeste. Attenzione perché questa barra celeste in realtà è la batteria. Se adesso accelero, vedete che piano piano si sta scaricando? Quando invece arrivo a frenare, si carica. Questo perché la utilizzo qua e non guardo quella in basso a destra? Perché con l'occhio vado più velocemente su quel punto piuttosto che togliere completamente l'occhio dalla pista e andare in basso a destra. Quindi è una comodità in più che sinceramente mi fa comodo e mi tengo volentieri. Sotto abbiamo il volante, potete configurare l'immagine del vostro volante semplicemente andando su Tiny Pedal, scendiamo fino a Steering Wheel e scendendo ancora un pochino troveremo Custom Steering Wheel Image File. Doppio clic, vi si aprirà la finestra di Windows e andrete a selezionare il volante in formato PNG, quindi dovete andare semplicemente su internet, cercare la foto in formato PNG del vostro volante e andarla poi a caricare in questo modo su Tiny Pedal. Così otterrete proprio questo risultato. Vedrete il vostro volante a schermo. Sulla destra del volante troviamo 4 barre verticali. La prima, quella che adesso si sta muovendo in grigio, è il force feedback. Quindi il force feedback che in questo momento ho sul gioco. Ovviamente questo mi è utile per vedere se ho problemi di clipping. Quindi se il valore va al 100% vuol dire che sto soffrendo di clipping e devo andare a lavorare un pochino magari sui settaggi, sia magari in game che dalla pit house Moza. Sulla destra abbiamo la frizione, che praticamente è inutile, al momento non la utilizzo praticamente mai.
Poi abbiamo ovviamente il freno e l'acceleratore. Sulla destra questo grafico ovviamente è il trail, utile per vedere appunto se sto frenando correttamente, se sto accelerando correttamente, ma molto importante per il setup, qualora dovessi bloccare l'anteriore, appariranno questi pallini gialli. Se invece mi slittano le ruote posteriori, vedremo dei pallini viola. Quindi a cosa mi serve vedere queste cose? Per vedere innanzitutto se i traction che ho impostato sono corretti e quindi magari la vettura non ha problemi di trazione. I pallini gialli appunto servono invece per capire se sto bloccando o sto facendo dei microbloccaggi e quindi magari vanno a compromettere la vita della gomma. Sulla destra troviamo la temperatura della gomma, in particolar modo della carcassa. Non posso entrare troppo nel dettaglio, ma quello mi permette di vedere se la gomma è in un certo range di temperatura e soprattutto per la qualifica se è abbastanza calda e abbastanza pronta ovviamente per effettuare il giro lanciato. Appena dopo invece, appena accanto sulla destra abbiamo quei valori. Se sono di celesti significa che in questo momento la carcassa si sta raffreddando di 0.1, 0.1, 0.1, 0.2. Se invece lo troveremo di valore arancione, proviamo un attimo ad accelerare. Eccolo qua. Vuol dire che la gomma in questo momento si sta scaldando. Passiamo adesso alla parte alta dello schermo. Allora, iniziando in alto a sinistra, al di sotto dello specchietto, troviamo la temperatura della pista e la temperatura dell'aria, tra parentesi. Quindi questo serve un attimino giusto per capire com'è appunto la temperatura e eventualmente andare a capire che gomma utilizzare, se la media va bene, se l'hard va bene. Insomma, si va comunque a capire quali sono le temperature. Sulla destra la percentuale di pioggia è, infatti è rain 0%. E poi vediamo track al 75%. Cosa significa? Che in questo momento il track, quindi la pista, è gommata al 75%. Abbiamo grip alto, come potete vedere in basso a sinistra sull'MFD. Man mano che la pista si gommerà sempre di più, quella percentuale andrà ad aumentarsi. Qualora dovesse piovere, invece, troveremo la percentuale di quanto è bagnata la pista in percentuale. Quindi 4, 12, 50, 100%. Al di sotto abbiamo l'orario, quindi l'orario in real time. Sulla destra quanto manca a concludere la sessione, che comunque possiamo trovare anche in alto a sinistra. E i giri stimati. Attenzione, perché i giri stimati a volte vanno bene, a volte no. Quindi fidarsi? Sì, ma non troppo. Non prendetelo come un vero punto di riferimento. E cosa indica i giri stimati? In questo momento ho 1 ora e 49 di sessione, lui stima che io farò 54 giri in questo momento. Non tiene in considerazione dei doppiaggi, non tiene in considerazione tante cose, quindi prendetelo sì, ma con le pinze. Al centro, al di sotto dello specchietto, invece abbiamo il delta rispetto al giro precedente. Mi fa comodo, riesco a capire almeno dove posso migliorarmi, magari durante una gara, questo in particolar modo, o anche durante le qualifiche, vedo se una curva l'ho fatta meglio rispetto al giro precedente, mi dà questa informazione sul delta. Poi abbiamo il meteo, quindi i 5 slot di meteo con le varie temperature, con le varie condizioni e quanto manca al prossimo slot. Quindi in questo momento mancano 13 minuti per arrivare al secondo slot, 37 per arrivare al terzo slot, un'ora per arrivare al quarto. Ovviamente fa vedere anche se piove o non piove. Poi iniziamo con la parte leggermente più complicata, niente di che ovviamente. In alto a destra abbiamo il numero dei giri, il tempo che sta scorrendo in questo momento e quello registrato nei giri precedenti. Se è bianco significa che il giro è valido, se è rosso significa che il giro è purtroppo preso track limits e quindi non è valido. La colonna viola è il delta rispetto al giro precedente, che non prendete in considerazione perché quella non la guardo mai. La colonna celeste invece mi indica qual è la percentuale di virtual energy che ho utilizzato in quel giro. Questa è utilissima per vedere il discorso del lift and coast. Quindi se sto andando bene, magari in una gara che richiede abbastanza lift and coast, oppure se posso spingere un pochino di più perché ho risparmiato tanto. Insomma, quello è un dato che mi fa vedere quanto ho consumato negli ultimi 5-6 giri.
L'ultimo è la percentuale di usura delle gomme. Quindi è una media su tutte e 4 le gomme. Se consumo un po' di più perché magari ho fatto un bloccaggio, magari ho fatto meno liquido, tutto quanto, da quella colonna vedo quanto ho consumato per giro. Ovviamente, ripeto, è una media. Cominciamo adesso con la parte un pochino più complicata. Allora, qui in basso vedete queste tre tabelle. Allora, premessa, non le guardo costantemente ad ogni giro, ma solo quando ho bisogno di vedere quelle informazioni, magari quando sono in rettilineo o magari penso, dico un attimino, ok, quanta virtual energy ho bisogno, come va la benzina, quanto devo ricaricare di virtual energy ai box. Ecco, ripeto, non sono dati che guardo sempre. La priorità è guardare la pista, guardare gli apici e tutto quanto. Quindi sono lì in basso proprio per questo motivo, per evitare di averli a schermo, diciamo, in un punto in cui mi può cadere l'occhio facilmente. Allora, partendo da destra, quella tabella in verde è quella della benzina. In questo momento ho 89 litri e 62 di benzina e mi dice che per poter completare la sessione con la media di 1,20 che ho in questo momento andando pianissimo, dovrei ricaricare 60 litri di benzina, perché sotto mi dice che con la quantità di benzina che sto usando adesso, che è 1,22 litri, riuscirei a fare 73 giri, ovvero 154 minuti. Quindi ovviamente se aumento, come potete vedere, è in real time, quindi la media ovviamente scende, il consumo sale, lui ricalcola subito tutto in automatico. Facciamo la curvettina. Considerate che quella della benzina in hypercar non la guardo praticamente quasi mai, perché una volta che hai inserito il ratio corretto di benzina è inutile guardarlo, perché sai già che il vero problema, anzi il principale problema, non sarà la benzina, ma la virtual energy. E infatti abbiamo il grafico al centro, quello blu. Quello blu che cosa mi indica? Quanta energia ho in questo momento, quanta energia virtuale ho in questo momento, quanta energia virtuale dovrei ricaricare per concludere la gara, e quanta energia virtuale sto utilizzando nel giro in corso. Come al solito, se accelero, lo used sale anche molto velocemente, e in questo momento con questi consumi farei 66, 65, 64, 63, stessa cosa della benzina, stessi parametri. Questo è un dato che guardo un po' più spesso, perché soprattutto quando faccio lift and coast mi serve capire se sto facendo un certo, se sto rientrando in un certo range di virtual energy, oppure se sto sforando, oppure se sto consumando meno di quanto mi aspettassi. Quindi questa è un'informazione che guardo un po' più spesso. Sulla sinistra invece abbiamo una tabella molto utile, che è quella in cui mi suggerisce quanta virtual energy dovrei fare per fare un certo numero di giri. Prendiamo in esempio quello che stiamo vedendo adesso. Se consumassi 1.62, ora 1.60, 1.57 di virtual energy, riuscirei a fare 64 giri. Ora ovviamente il valore è molto sballato perché sto andando molto piano, ma se aumentassi, andiamo un pochino più spediti, rallentiamo un attimino. Allora, in questo momento, se io consumassi 2,28 per giro, riuscirei a fare 46 giri più o meno, 45, 46. Quindi questa è un'informazione molto importante, perché mi dà una media di virtual energy che dovrei consumare per giro per raggiungere un determinato numero di giri completati. In questo momento, vedi, 2.12 virtual energy, farei 48 giri. Perché sotto è rosso e mi dice più 0,11? Perché sono al di sopra della media. Perché io in questo momento sto consumando 2,23, dovrei consumare meno, e quindi è rosso. Quando è verde invece, come nel primo caso per i 45, significa che il consumo medio di virtual energy sta andando bene. Quindi semplicemente riassumendo,
Se voglio fare un determinato numero di giri, lì c'è la risposta su quanta virtual energy dovrei consumare. Ultimo grafico, quello a sinistra, quello della sosta ai box. Se in questo momento dovessi rientrare ai pit, impiegherei 3.87 secondi di pit stop. Se andiamo a montare la gomma media o la gomma morbida, il pit stop durerebbe 15 secondi e 90. Quindi quello è semplicemente una conferma che magari non ci siano problemi, perché ad esempio se dovessi mettere la sostituzione dei freni attiva, il valore mi suona un po' strano perché vedo 135.9, dico c'è qualcosa che non va, forse ho impostato un parametro sbagliato. E quindi in questo modo semplicemente cioè quel grafico mi serve semplicemente per assicurarmi che le impostazioni del pit stop che ho impostato siano giuste. Ovviamente se non volessi cambiare gomma o ho sbagliato magari la percentuale di virtual energy, in quella tabella me ne accorgerei. A questo punto vi mostro la mia configurazione su Tiny Pedal. Questi sono tutti i widget che ho attivato. Quindi abbiamo i danni, il delta best, le flag, la benzina, fuel energy saver, gear, l'uptime history, c'è di tutto e di più, pedal, pit stop estimate, session, steering wheel, trailing, tire carcass, virtual energy, weather e weather forecast. Questi sono quelli che utilizzo. Vi direi una cosa. Se volete potete tranquillamente prenderli e metterli come i miei, come preferite. Però io vi consiglio, piuttosto che fare un semplice copia e incolla, piuttosto sperimentate. Sperimentate in che senso? Disattivateli tutti tramite il pulsante Disable All e man mano attivateli. Attivate soltanto quelli che reputate per voi veramente essenziali. Ognuno ha i suoi gusti, ha le sue informazioni, ciò che gli piace vedere, ciò che gli piace osservare durante le sue gare. Quindi vi consiglio semplicemente di sperimentare, attivarli, andare in pista e poi col mouse posizionarvi sopra il widget che avete appena attivato e eventualmente andarlo a spostare dove più preferite. Questi sono tutti i dati che durante le mie gare guardo e analizzo con eventualmente anche i miei ingegneri che mi danno una grossissimissima mano durante le mie gare e che ringrazio ovviamente come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti e in caso iscrivetevi. Patatoni, grazie mille come sempre, vi aspetto in live. Ciao!